La verità è che sì, siamo i migliori problem solver al mondo, a mio parere. Cioè, noi là dove vediamo un problema tendiamo a non fermarci, anzi, tendiamo a risolverlo in modi veramente. Anche questi ci vengono riconosciuti ed invidiati, assolutamente. Il Made in Italy è anche questo. Il Made in Italy sono gli italiani prima di tutto, ecco. Quindi una mentalità, una cultura, una tradizione che ci porta a essere quello che siamo. Alberto, grazie mille di essere qui con noi oggi. Io partirei con la domanda introduttiva. Con chi siamo oggi? Chi è Alberto? Siamo con Alberto Primo Candiani, Ok, primo scritto in parola. Un ok. nonno si chiamava Alberto, l'altro Primo li hanno uniti, quindi mi ritrovo a essere Alberto Primo Candiani, che dà sempre un tono di regalità e me lo prendo volentieri. Rappresento la quarta generazione di Candiani nel mondo del tessile, in particolar modo del denim, del tessuto con cui si fanno i jeans. Ehm, Sono un imprenditore di default, nel senso che quando derivi, no, da questo heritage familiare, Sei un ehm, po' instradato, no? Hai un po' la rotta tracciata. hai una rotta tracciata che è un privilegio, assolutamente, e questo deve essere riconosciuto ed apprezzato nel momento in cui ami il tuo lavoro e ho avuto la fortuna di imparare ad amarlo nel tempo. Io, visto che insomma già mi hai fatto un'introduzione riguardo un po' al fatto che sei la quarta generazione, ho una domanda che in realtà faccio ricorrente sul percorso di vita professionale. Ma visto che ecco, tu, come ci hai detto, sei già stato instradato fin da tenera età, possiamo dire, voglio chiederti come è cominciata l'avventura di Candiani, da dove parte la storia di Candiani? Allora, la storia di Candiani parte da mio bisnonno Luigi, un piccolo tessitore che negli anni 20, a dire la verità, inizia appunto a tessere tessuti destinati al mondo del lavoro, quindi del workwear. Ai tempi non facevamo denim e non eravamo un'azienda verticale, a quello ci ha pensato mio nonno primo, Ok. appunto, il quale è stato il primo vero industriale. Lui si è innamorato dei processi, quindi per fare un tessuto devi partire dal cotone, quindi la filatura, poi la tintoria, arriva la tessitura che è Tutto il processo, il no? cuore, no, della Certo. nostra attività e quindi il finissaggio. E tant'è che la fondazione della nostra azienda come tessitura di Robecchetto Candiani, TRC, no? TRC, che è il vecchio Ok. nome dell'azienda, oggi siamo solo e semplicemente Candiani, mentre TRC è diventato un piccolo marchio di cui magari dopo Lo parliamo. vediamo, sì, assolutamente sì. La fondazione della tessitura di Robecchetto Candiani risale al 1938, ma Luigi Candiani, la tessitura Luigi Candiani è del 24. Quando mio bisnonno conobbe mia bisnonna si spostò nel paesino di Robecchetto che è a 40 km da Da Milano Milano. e quindi appunto quello fu il 38 e come dicevo c'è stata un'evoluzione particolare per la quale poi mio nonno e mio padre, Gianluigi, hanno ripreso il denim e questi erano gli anni 70, senza dimenticarsi mai che il denim o la tela jeans è una tela italiana. Tantissime persone lo dimenticano molto facilmente, ma la parola jeans arriva dal bleu de Gênes, il blu di Genova, ci sono diverse testimonianze, artefatti che dimostrano la nascita, diciamo, degli antenati di quello che oggi consideriamo il Il jeans, jeans. proprio a Genova, già a partire dal XIV e XV secolo. E abbiamo un pochino perso questa, diciamo, questa chicca, e l'abbiamo un attimino così
devoluta agli Lasciata per americani. strada. Sì, è un peccato perché poi si è americanizzata questa cosa, si è giapponesizzata, nonostante sia Giappone che Stati Uniti poi rientrano in un modo molto massiccio in quella che è in quello che è il successo di questo tessuto e poi del jeans, del cinque tasche, quello sì, Levi Certo, Strauss, il certo, brevetto, ma certo. le origini della tela, della capacità di tingere con indaco, il cotone, ma anche altre fibre, è una cosa italiana, è una cosa molto italiana e se devo essere totalmente onesto è anche francese perché se jeans arriva da Genova, denim arriva da Nîmes, Bleu de Nîmes, quindi in Francia dove sempre attorno al XV-XVI secolo si tesseva questa armatura in 3-1 con questa diagonale che è l'antenato del tessuto denim. Per quanto invece riguarda Alberto Candiani, nasce tutto il 20 settembre 1982, che è il giorno del mio compleanno, ma voi dovete considerare che io sono nato in azienda e per farvi capire quanto è grave l'attaccamento territoriale, le case della famiglia sono all'interno dell'azienda. Quindi se voi entrate in Candiani trovate a destra la casa della nonna, a sinistra quella della zia. Tutta la famiglia al completo. È così, è così. Questo dimostra effettivamente quanto siamo radicati e ti dimostra anche quante sono radicate le mie radici, no? Origini, letteralmente. Dici, sei stato instradato, ci sono nato Nato dentro. dentro per forza. No, ma apprezzo veramente questo focus qua che stiamo facendo, perché come dicevi, no, un po' per la cultura generale, il denim, no, è, insomma, mi viene in mente, come dicevi, no, Levi's, invece, voi siete proprio la dimostrazione che il denim e la rappresentazione, no, che il denim è made in Italy, ma anche proprio a livello di origini, a livello di... Guarda, faccio un piccolo fuori programma. Questo è un piccolo fuori programma per dimostrare la super italianità di questo tessuto. La navetta, che è questo oggetto che trasporta il filo di trama nel telaio, Ok. è stata inventata da Leonardo da Vinci. Prima che Pensa l'Italia te. fosse Italia, stiamo Pensa parlando te. Cioè, di... ancora più precursore, letteralmente. Assolutamente, poi è pubblicata nel codice atlantico peraltro e chiaramente questo oggetto si tesse il denim ma anche altri tessuti ed è lì che Leonardo a mio parere rappresenta l'emblema del successo italiano ancora oggi, quando si manifesta la vera eccellenza italiana a differenza di altri tanti popoli e altri paesi. Quando hai un fortissimo aspetto creativo, anche artistico, che sa sposare quello ingegneristico. E il Made in Italy, a mio parere, trova la sua eccellenza quando questi due fattori si combinano e hai un qualcosa che gli altri non sanno fare. Visto che insomma abbiamo fatto un assist a quello che in parte è argomento che trattiamo, il Made in Italy, ti voglio chiedere, c'è una definizione, un valore che Alberto dà al Made in Italy, che è riconoscibile? Il dettaglio nel prodotto, nella manifattura, le persone, il culto del dettaglio, sicuramente. Ok. Io sono un industriale, ma fare industria come la facciamo noi, nel cotoniero, in questo tipo di tessile, è una sorta di artigianato in grande stile, un artigianato industrializzato. E nell'artigianato il dettaglio conta tantissimo, mentre nell'industria spesso lo si pensa perdersi. Garantisco che nel nostro caso non è così. Non è C'è così. un approccio veramente artigianale all'ingegnerizzazione dei tessuti, ai loro sviluppi, alla produzione stessa. E anche questa è una combinazione molto molto interessante che nel tessile è ancora vivo. Per quanto riconosco che il Made in Italy sia effettivamente in fase di semi-estinzione, soprattutto il nostro Made in Italy, poiché fare tessile è diventato estremamente Complesso. complesso, costoso, la competizione internazionale è fortissima e per questo però devi essere più bravo, perché quando costi il doppio dei tuoi concorrenti più vicini, che nel nostro caso sono i turchi, non devi giustificare
perché costi il doppio, lo devi Motivare, e lo devi motivare con un prodotto superiore, lo devi saper raccontare, comunicare e per comunicare. questo ringrazio anche voi per fare questo lavoro, quello che fate è molto importante per preservare ciò che di Made in Italy c'è e per stimolare, perché una possibile crescita esiste, serve interesse, serve appassionarsi, senza passione questo lavoro non lo si fa e senza passione il Made in Italy non esiste. È quello che, ecco, vogliamo fare proprio anche con questo progetto qua, dare più contesto, comunicare queste eccellenze che abbiamo del Made in Italy, Ma anche che perché interessa il pubblico, spesso un pubblico straniero. In Italia siamo un po' viziati, no? Io dico, in Italia giri per Milano che la reputiamo una città così così noi italiani, ci sono invece cose meravigliose, se torniamo a Leonardo vai a vederti l'ultima cena, se ci riesci ad andare, e dici ma chi nel mondo ha tutto questo, no? Gli stranieri ce lo invidiano, ma una cosa bella degli stranieri, che a mio parere rappresenta una bella differenza con noi italiani, è che loro ti invidiano ma non ti odiano. Noi italiani siamo un po' invidiosi invidiosi. e tendiamo sempre, no? E poi siamo viziati a tavola, siamo viziati in una gita, tu vai a Venezia, no? E la vedi la prima volta e ce l'hai, è tua. Probabilmente questa cosa non ci permette di apprezzarla tanto quanto, mi riferisco alla bellezza italiana e questo privilegio, essendoci abituati, come sempre, quando ti abitui a qualcosa, cessi in qualche modo di apprezzarlo. Gli stranieri quando vengono qui vedono un qualcosa che loro non hanno, lo invidiano ma lo amano. Io quello che dico sempre è un po' che noi abbiamo la bellezza a portata di mano, no? E il Ovunque. fatto, esatto, io paradossalmente adesso che è qualche anno che vivo all'estero e sono originario di Roma, quando torno a Roma me la godo ancora di più, perché? Perché non ho l'occhio, non la vedo tutti i giorni, quindi magari colgo, no, dei dettagli o no, delle peculiarità che un occhio È così. che la vive tutti i giorni non nota. È assuefatto Quindi, in qualche esatto, modo, no? esattamente, Però noi allo stesso tempo siamo dipendenti dalla nostra bellezza, non ce ne vero, rendiamo conto, ma vero, siamo viziatissimi vero. ed è bello contaminare il resto del mondo, no? Col nostro vizio. È notizia di questi giorni, no? Che è stata Siamo riconosciuta la cucina patrimonio italiana. UNESCO Cazzo, ufficiale? scusate la parolaccia, ma è fantastico, è una bomba e fa capire esattamente quel privilegio, fa capire il dettaglio, fa capire quel Made in Italy che è storicamente importante e che vive come tradizione, che allo stesso tempo in molti settori si sa accompagnare però all'innovazione senza che queste due cose vadano In in conflitto? contrasto, anzi, e torniamo, no, a quell'aspetto talvolta creativo, artistico e quello più ingegneristico, per cui alla Leonardo da Vinci, no? Quando elevi queste cose troviamo in Italia qualcosa che nel resto del mondo non si può trovare. Ci viene invidiato e viene apprezzato. Faccio un passo indietro, più sulla persona di Alberto e su appunto il percorso di cui parlavamo all'inizio. C'è un momento in cui, nonostante insomma ci hai detto che sei letteralmente nato dentro la realtà Candiani, ma c'è un momento in particolare in cui hai capito dentro di te, ok, questo è il mio percorso, questo è quello che voglio fare. C'è stato quel momento, allora, c'è stato un processo di osmosi, no? Per cui ho ereditato in qualche modo Sei l'ispirazione. stato in qualche Sì, modo influenzato in maniera sì. positiva. Ma la cosa che ha fatto la differenza sicuramente è stato il prodotto stesso, quindi il tessuto. Ci sono cresciuto in mezzo, io avevo il mio canestro nel magazzino, per capirci, no? E quando hai 10 anni magari non hai esattamente idea, no, di ciò che ti circonda, ma ti abitui a vedere un qualcosa che stimola in te curiosità. Quando quella curiosità si è trasformata in interesse vero e proprio, e lì si è sbloccato tutto. E si è sbloccato mentre studiavo, mentre ero all'università, non sono mai stato un grande studioso, essere onestissimo, e quindi sì, ho completato gli studi, ma nel frattempo attraversavo una discreta carriera musicale e quindi suscitavo preoccupazioni all'interno della La famiglia. famiglia. Sì. La verità è che quando mi sono laureato, beh, lì ho capito che non avrei avuto scampo perché laureato ho preso i pasticcini, li ho portati in ufficio e da che pensavo di prendermi una settimana sabatica
e invece sono rimasto in ufficio. E però questo, ecco, diciamo, questo avvicinamento, anche grazie a mio padre, grazie dalle persone che hanno lavorato con lui e con me, non è stato, ecco, non è stato forzato. Avvertivo una forma di responsabilità, ma nel momento in cui mi sono innamorato del prodotto, per tornare da dove siamo partiti, quello è ciò che poi permette effettivamente di applicare, no, la È stato un po' propria... un processo naturale, no? È stato Una organico, conseguenza. è stato organico. La verità è che mi sono innamorato di quello che facevamo e di come lo facevamo, che poi effettivamente è ciò che ho iniziato a raccontare. Arrivavo in un'azienda che non necessitava di comunicazione o di marketing, arrivavo in un'azienda che nei primi anni 2000 era in forte espansione e che obiettivamente non aveva bisogno di comunicare il proprio prodotto perché così tanto superiore che si vendeva Da solo. facilmente. Poi è arrivato un baccano mediatico molto forte che ha coinvolto temi come la sostenibilità, ad esempio, no? Ci arriviamo anche su quello che E mi allora lì ho interessa. dovuto operarmi un attimino, tant'è che uno dei primi ruoli miei in azienda è stato quello di marketing manager, poi un reparto che ho strutturato molto di più e che supervisiono, ma ho dei professionisti bravissimi. La verità è che in quel frangente c'era bisogno di dire chi eravamo e cosa facevamo, il dove, perché noi produciamo all'interno del Parco del Ticino, che è una riserva naturale e che ci costringe, ma per fortuna ci costringe a fare le cose in un modo In una certa migliore. maniera. E allora ho detto, bene, è ora di raccontarlo. È ora di raccontarlo perché iniziamo un percorso per cui motiviamo, no, il nostro costo, il nostro prezzo. Il denim in particolare è un tessuto battagliero, è un mercato estremamente competitivo. L'aspetto del denim come commodity, no? Questa commodizzazione di questo tessuto del jeans ha portato veramente a una distorsione di mercato per cui nel Far East si trovano dei prezzi che non hanno senso, molto spesso sotto costo, e quindi ci troviamo a competere in un mercato molto molto complesso. E allora sì, la superiorità del nostro prodotto, la nostra innovazione, la ricerca, l'aspetto sostenibile fanno parte di uno storytelling necessario. In relazione, ecco, a quello che mi dicevi poco fa, il fatto che tu appunto ti sei innamorato, no, di quello che facevate e mi hai fatto appunto un assist sulla sostenibilità di cui tu insomma come quarta generazione hai fatto un focus insomma importante. Mhm. Ti volevo chiedere qual è il valore che tu riconosci nel lavoro di tutti i giorni? Insomma, nelle sfide anche che tu hai tutti i giorni, no? Se le Rischio di persone... essere banale. Fare bene le cose. Fare bene le cose significa farle in modo responsabile e farle per migliorarsi continuamente. Significa migliorare il proprio prodotto, i propri processi. Da qui quell'approccio innovativo e sostenibile deriva essenzialmente, come ti dicevo, da dove ci troviamo. Noi non abbiamo potuto operare come altri. Diversamente. Noi abbiamo dovuto trovare modi, sistemi molto virtuosi per fare ciò che facciamo laddove lo facciamo, impiantati in una riserva naturale da 75. Noi c'eravamo prima, a un certo punto ci hanno detto, ragazzi, questo è il Parco del Ticino, adesso questo, questo e questo, così non lo si Non può si più può fare. fare. E quindi diventi creativo e diventi un nuovo ingegnere, imposti delle best practice e dei modelli che sono geniali, ma che nel tessile, ed è importante ricordarlo, devono sposare un principio essenziale, industriale, che è l'efficienza. L'efficienza è la nonna della sostenibilità. Nel tessile, se vuoi guadagnare qualcosa, non butti via niente, recuperi tutto, stai attento a ogni centesimo, Ogni dettaglio, no? ogni Per dettaglio. tornare a quello che E il dicevamo. dettaglio non è solo il bel dettaglio del prodotto, il dettaglio sta anche nel fare impresa, sta anche nell'aspetto economico, sta nell'efficienza veramente, ed è un qualcosa che con me si è sviluppato poi in modo molto, molto, molto forte, molto sentito, perché l'ambiente in cui ci troviamo ha sicuramente condizionato l'approccio, il mio approccio a ciò che facciamo. Recentemente abbiamo fatto una chiacchierata con Alberta Pianello di Cabana, a cui ho chiesto la stessa domanda.
quella che ti chiedevo prima del no, che definizione dai al Made in Italy, e lei mi ha detto proprio questo, mi ha detto non è solamente un aspetto legato alla manifattura, ma quello che vedo soprattutto perché lei ha modo di lavorare molto con l'estero, a differenza di altre nazioni, altre insomma culture, il Made in Italy per lei è proprio questo, nel senso è un po' un'attitude nella creatività, nel trovare l'opportunità nelle difficoltà, cioè c'è un ostacolo, trovo quella, no, quell'idea creativa per magari trasformare l'ostacolo stesso in un'opportunità. L'italiano è in grado di vedere questa opportunità molto più di altri. Siamo un popolo creativo, Appunto. siamo un popolo a volte anche troppo. La verità è che sì, siamo i migliori problem solver al mondo, a mio parere. Cioè, noi là dove vediamo un problema tendiamo a non fermarci, anzi, tendiamo a risolverlo in modi veramente, anche questi ci vengono riconosciuti ed Riconosciuti. invidiati, assolutamente. Il Made in Italy è anche questo, il Made in Italy sono gli italiani prima di tutto, ecco, quindi una mentalità, una cultura, una tradizione che ci porta a essere quello che siamo. Quello che siamo oggi. Ti volevo chiedere invece, sempre spostandoci più sul focus Alberto Persona, c'è stato invece un momento in cui hai, non so, riconsiderato alcune scelte che hai fatto, alcune strade che magari avevi preso, ti sei preso un momento per pensare, per analizzare, ma magari anche dei momenti di difficoltà, che fanno parte del percorso di crescita. Sicuramente, io credo che un buon imprenditore non possa che talvolta riconsiderare alcune scelte. Credo che sia necessario quel tipo di flessibilità, innanzitutto sia necessario riconoscere i propri errori e farne Tesoro. tesoro, assolutamente. Ehm, Nello specifico, Candiani in questo momento sta attraversando una piccola ma importante transizione, no? Dal classico B2B a un modello B2C. Ci troviamo infatti nel nostro retail di Milano. Stiamo sviluppando il marchio Candiani attraverso questa operazione molto specifica, molto virtuosa, con prodotti customizzati e su misura. Non stiamo facendo un altro jeans brand, anche perché non voglio competere con i miei clienti nel tessile, stiamo facendo un qualcosa di diverso e all'interno di questo percorso ho commesso sicuramente degli errori. L'importante è riconoscerli velocemente. Questa può essere la chiave del successo. Se qualcuno si ostina a commettere lo stesso errore può portare veramente alla rovina tutto. Se sbagli e lo riconosci velocemente, allora lo puoi correggere velocemente. E quindi non c'è nulla di male nello sbagliare, l'importante è meno lo fai e meglio è. Assolutamente. Ma se proprio Però sbagli, fa parte un po' del percorso di crescita, no? prima te ne accorgi e prima lo risolvi e spesso impari tantissimo dai propri errori. Voglio concludere invece l'intervista con una domanda sempre legata ad Alberto Persona. Se c'è un aneddoto, un incontro, un'esperienza che in questi anni ti ha segnato e che vuoi lasciare agli atti, vuoi condividere con noi. Questi ultimi anni sono stati complessi, no? Dal Covid in poi, la crisi energetica per noi è stata una vera catastrofe, è diventata una sfida a un certo punto e in qualche modo l'abbiamo superata, ma è stato molto molto difficile. Gli aneddoti nelle difficoltà sono numerosi e spesso è più facile ricordare quelli piuttosto che aneddoti divertenti o Positivi, certo. positivi, no? Ehm, In verità, se dovessi iniziare a raccontarti gli uni e gli altri, stiamo qui Fino a domani altre e 3-4 oltre. ore. La verità è che ho imparato che nelle difficoltà servono le giuste risorse, le giuste persone per poterle affrontare. L'imprenditore spesso è un animale un po' solo e, e spesso vuole esserlo, no? Ehm, Credo che il confronto sia alla fine necessario per tutti e che sia l'unico modo per riuscire a proseguire Ad in andare modo avanti. positivo anche nelle difficoltà. Quindi al di là degli aneddoti specifici, trovo che sia molto molto importante, ecco, questo è un insegnamento essenziale, no? Proprio nel praticare quello che faccio. Uno deve essere molto felice di andare a lavorare, molto felice.
soprattutto quando è un imprenditore, quando ha quella passione, uno si deve svegliare felice Felice. e contento di andare a lavorare. Quando uno, al di là delle preoccupazioni, dei casini, di tutto quello che è successo, Che ripeto, ci sta, gli insomma, ultimi fa anni parte sono... del pacchetto. Ma anche in quei casini, se non sei felice di svegliarti ed affrontarli, allora ci sono altre considerazioni. E ripeto, quel tipo di tranquillità che ti permette di affrontare le criticità insomma, di ogni genere, servono delle persone a fianco a cui potersi anche affidare. Alberto, io ti ringrazio per questa bella intervista, Piacere. questa chiacchierata. Abbiamo finito.